In queste ore si sta decidendo il futuro dell'Inter e il futuro di Simone Inzaghi. Entro la fine di martedì 3 giugno sapremo che cosa accadrà alla panchina dell'Inter con l'incontro tra la dirigenza nerazzurra e l'allenatore che andrà in scena appunto nelle prossime ore. Facciamo cronaca innanzitutto e quindi stando alle notizie che abbiamo in questo momento, a questo incontro arriviamo con 3 elementi sul tavolo. Il primo, la proprietà dell'Inter che dà estrema fiducia all'attuale dirigenza nella scelta dell'allenatore, nella scelta del progetto tecnico, e la dirigenza dell'Inter vuole continuare con Simone Inzaghi, anche se ovviamente l'Inter si è cautelata con dei ragionamenti su dei possibili sostituti, ovviamente. Secondo elemento sul tavolo, Inzaghi che ha molto di più di un'offerta dall'Arabia Saudita. Ragazzi, lo ripeto e lo sottolineo, c'è molto di più di un'offerta dall'Arabia Saudita e ve ne parlo da tempo. Ci sono anche altri interessamenti per Inzaghi, con molti che parlano di Inghilterra, alcuni addirittura che parlano di Juventus, ma sembra un'ipotesi complicata in questo momento. Inzaghi che al tavolo della trattativa farà delle richieste che sono legate soprattutto al mercato, un contratto più lungo con un ingaggio più alto e poi diciamo un generale tema di maggiore allineamento anche su questioni mediatiche che alcuni hanno sintetizzato in una richiesta di maggiore protezione, ecco, la mettiamola così. Terzo tema, terzo elemento sul tavolo, i quotidiani e i giornalisti vicini all'Inter oggi riportano un pochino tutti la stessa identica versione sul mercato che ha intenzione di fare l'Inter, un mercato che a prescindere da qualsiasi allenatore sarà in panchina prevede investimenti per ringiovanire la rosa con l'obiettivo di creare patrimonio ma senza rivoluzionare la rosa e quindi con l'idea di confermare i big, un'idea che Marotta aveva già espresso e viene di fatto ribadita in queste ore. Questi sono i 3 elementi sul tavolo. Adesso, innanzitutto, ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo episodio di oggi. Vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti. Partiamo dalle notizie, poi dopo voglio portarvi delle opinioni ed una precisazione su una cosa che ho detto nelle scorse ore che è stato un pochino, non mi sono spiegato bene probabilmente, quindi cercherò di spiegarmi meglio. Allora, come vi racconto da diversi giorni ormai, la situazione non è cambiata più di tanto in realtà dopo la finale di Champions League persa così in malo modo. La palla comunque rimane, è nei piedi di Simone Inzaghi. Di fatto è lui che deve decidere in questo momento che cosa fare. Perché? Perché l'Inter, come vi ho detto, vuole andare avanti con Simone Inzaghi, continua a ribadire di voler mettere sul piatto un contratto fino al 2027 con opzione fino al 2028, un ingaggio ritoccato verso l'alto, soprattutto con diversi bonus importanti, e un mercato in cui dopo anni difficili si potrà finalmente fare un passivo consistente, cioè investire più di quello che si incassa, ma seguendo sempre, come detto, la linea del ringiovanimento che però non sarà una rivoluzione, come stavo dicendo all'inizio. Questo sarà un tema appunto da affrontare al tavolo con Simone Inzaghi. Innanzitutto bisogna capire se si arriverà a parlare di mercato in questo incontro, perché ripeto e sottolineo di nuovo, l'offerta saudita, oltre ad essere altissima, c'è molto di più di un'offerta sul tavolo, c'è molto altro anche dietro. C'è da dire che il quotidiano La Repubblica in queste ore è stato l'unico a cambiare un pochino versione sull'allenatore perché scrive che il danno di immagine che una finale di Champions League persa così porta anche alla figura di Inzaghi potrebbe aver insinuato, diciamo così, dei dubbi nelle convinzioni dell'Al-Hilal su Inzaghi. Io questa notizia ve la riporto, è di Repubblica, non lo so. Se Inzaghi, diciamo, arriva a questo incontro dicendo che vuole andare via per accettare l'Al-Hilal, è chiaro che non si arriva nemmeno a parlare di mercato, è chiaro anche che Inzaghi deve rinunciare comunque ad un anno di contratto che ha con l'Inter a 6 milioni e mezzo di euro all'anno. Se invece si arriverà a parlare di mercato, allora sono curioso di capire se lì si troverà un punto di incontro, perché Inzaghi dopo la finale, se vi consiglio trovate la conferenza stampa integrale anche su YouTube, intanto ha confermato che sono stati già fatti 2 acquisti, Sucic lo sapevamo, Luis Enrique è il secondo che non cita ma è stato concluso e sarà ufficializzato in queste ore. Però ne serviranno altri, dice Simone Inzaghi, e non so, ditemi un po' anche la vostra su questo, però forse sarà stato il momento delicato, eccetera, eccetera, ma il modo in cui l'ha detto a me ha fatto pensare diciamo che nella testa di Inzaghi l'idea è quella di un numero molto alto di nuovi acquisti che si aspetta, mentre
come detto, l'Inter sembra voler confermare almeno l'impalcatura dei big e quindi andare a sostituire semplicemente tra molte virgolette, i vari Arnautovic, Correa, probabilmente anche Taremi, da capire cosa succede con uno tra Acerbi e De Vrij. Frattesi, che in caso di permanenza di Inzaghi partirà. Poi c'è il tema Bissek che ha delle offerte e facevamo dei ragionamenti anche sulle liste, potrebbe essere da tener d'occhio. Già questi sono in 7. Poi ci sono le variabili Aslani sicuramente, ma anche Mkhitaryan e Çalhanoğlu, le variabili un pochino più pesanti, e l'Inter per me ha di base già bisogno di investimenti pesanti sul difensore, sul nuovo centrocampista, anche se su Sucic mi continuano ad arrivare dei feedback piuttosto esaltanti, e sugli attaccanti, soprattutto alle spalle di Lautaro Martinez e Thuram, con Højlund che è un nome che stanno spingendo tanto in queste ore, non so se è fattibile, però ne riparleremo. C'è il nome di Bonni, tanti dicono ma questi nomi non sono nomi da un mercato importante. Bisogna vedere, bisogna sempre vedere, bisogna intanto rendere tutto il funzionale poi al progetto. Non è detto nemmeno che se spendi cifre altissime per forza di cose i colpi sono giusti, questo poi bisognerà sempre vederlo, bisogna avere intanto una linea comune, anche perché se ragioniamo così credo che nemmeno il PSG potesse dire di aver fatto il mercato giusto nel sostituire Mbappé con Desiré Doué o Barcola. Adesso semplifico molto, brutalizzo molto. Sostituire uno come Mbappé non è mai semplice, ovviamente. Però questo è un tema che ci porta fuori. Manca poco per saperne di più, per avere maggiori dettagli. Nel frattempo sappiamo anche che se Inzaghi dovesse andare via, già la scorsa settimana, se vi ricordate, nel mio contenuto vi avevo detto il nome principale che si fa, soprattutto dopo la giornata che abbiamo trascorso da Piano Gentile, dove vi ho raccontato anche dei retroscena, soprattutto nel club di Passione Inter, escluso Allegri in direzione Milan, il nome più caldo è sempre quello di Fabregas, che sembra essere davvero il preferito. Qua allora tanti potrebbero dire, ma Fabregas perché dovrebbe lasciare il Como? Fabregas non lascia il Como. Non è così, ragazzi. Non è così, perché il Como sta provando a blindare Fabregas, ma Fabregas aveva già aperto, per esempio, alla possibilità di andare all'Leverkusen, di andare alla Roma e non soltanto. E per l'Inter potrebbe essere davvero l'unica squadra per cui Inzaghi potrebbe andare, Fabregas potrebbe andare a forzare la mano con il Como per andarsene, quindi è un nome da tenere d'occhio per l'Inter e ve ne parlo già da giorni e giorni, se ci seguite tutti i giorni. Poi gli altri nomi, De Zerbi, lo dicevamo, è un po' il preferito di Ausilio, tant'è che se ne parla da anni. Il primo anno di Inzaghi, quando finisce in discussione Inzaghi, già si parlava di De Zerbi anche per i rapporti che ci sono con la gente. Oggi, francamente, io lo vedo molto difficile come ipotesi. Kivu è un'altra pista aperta perché conosce l'ambiente, perché sa lavorare con i giovani, eccetera, eccetera. Il Parma proprio in queste ore sta spingendo per chiudere il rinnovo, proprio per non perdere l'allenatore che ha convinto anche il Parma. C'è poi la pista Vieira, oltre ad altre ipotesi di nomi che non sono ancora spuntati. Qualcuno ha parlato di Mancini e Thiago Motta perché Marotta non ha questa idea di andare a prendere l'allenatore all'estero. Ecco, lascio a voi un po' i commenti sulle ipotesi alternative ad Inzaghi che poi eventualmente approfondiremo. Io mi sposto adesso un attimo dalle notizie alle opinioni, perché come dicevo ieri in diretta e poi anche in un video che è stato estratto dalla diretta in una sintesi brutale di un discorso di 2 ore, io ho detto sarei sorpreso nel vedere ancora Inzaghi all'Inter all'inizio della prossima stagione, perché già oggi per molti Inzaghi è quello che ha buttato via 2 scudetti, se non addirittura 3, che ha perso 2 finali di Champions, di cui una in questo modo qua. Quindi, se all'inizio della prossima stagione, senza fare la preparazione tra l'altro, questo è anche un tema da tener d'occhio per i nuovi allenatori eventualmente, ti capita di sbagliare un paio di partite, io mi immagino quello che sarà il moto popolare che si accende contro Simone Inzaghi. Quindi andare avanti con Inzaghi all'Inter è una scelta non semplice, ma non semplice per tutti quanti, per la dirigenza, ma soprattutto per lo stesso Inzaghi che è stanco, che ha fatto riferimento appunto anche a voler essere più protetto, tra virgolette, anche se poi lui pubblicamente dice che la società gli ha messo sempre tutto a disposizione, quindi pubblicamente dice anche questo, però è stanco, lo sappiamo, lo si vede e lo si percepisce. Quindi, ripeto, sarei sorpreso, ma è una mia sensazione, una mia appunto un dato di fatto, ecco, sarebbe una sorpresa secondo me a questo punto andare avanti. Non ho detto che è giusto o sbagliato confermare Inzaghi, semplicemente che sarei sorpreso. Sul giusto o sbagliato quello lo aggiungiamo adesso. Io continuo a pensare che nonostante tutto
bisogna intanto ragionare sul percorso e questa finale è vero che potrebbe portare Inzaghi ad avere meno posizione di forza nella trattativa, ma non può mettere in discussione tutto. Di sicuro deve fare analizzare delle cose, ma non mettere in discussione tutto. E io continuo a pensare che non ci sia un allenatore più da Octree di Simone Inzaghi. Non vedo in questo momento un allenatore più da Octree di Simone Inzaghi. È oggettivo che Inzaghi ha permesso ad una squadra che era stata lasciata da Conte perché secondo Conte andava a sbattere contro un muro questa squadra, ha permesso di abbassare le perdite, aumentare i ricavi, ottenendo però anche dei risultati sportivi e valorizzando dei giocatori. Meglio di questo per Octree secondo me non c'è. Ne parlavamo ieri nel nostro contenuto con Simone. Inzaghi in 4 anni comunque ti ha dato la garanzia e ti ha fatto capire che ti porta a un certo standard di risultati. Da 0, diciamo, è arrivato al 99 e non ha fatto 100? Non è arrivato a fare 100? Ok. Siamo sicuri che però se lo sostituisci con Fabregas un giorno arriverà a 100? Magari sì, ma nel frattempo, al primo anno, da 0 a 99, dove ti ha portato Inzaghi, ti ci porta? Tradotto, magari con Inzaghi hai buttato via questo scudetto, hai perso malissimo una finale di Champions, ma il sostituto lotta per lo scudetto l'anno prossimo? Ci arriva in finale di Champions? Ci arriva tra le prime 4? Perché se tu mi dici bisogna arrivare tra le prime 4, quindi per un anno abbassiamo diciamo l'asticella delle aspettative e noi tutto il mondo Inter diamo massima fiducia all'allenatore per i prossimi 3 anni, posso anche accettarlo. Ma se l'Inter non arriva non si qualifica alla prossima Champions League, non si qualifica, non partecipa alle Champions League, è un disastro, ragazzi. È un disastro che riporta l'Inter indietro di 8 anni come programmazione e come progetto. Per cui io Inzaghi sarei curioso di vederlo finalmente con un mercato all'altezza dell'Inter, almeno paragonabile al mercato che fanno le rivali. Ecco, almeno paragonabile. Dove non devi fare le nozze coi fichi secchi, ma puoi fare delle scelte più aggressive sul mercato e più progettuali. Così anche Inzaghi non avrebbe più, diciamo, non avrebbe più alibi. Non avrebbe più alibi nemmeno Inzaghi, perché poi Inzaghi è perfetto? Assolutamente no. Secondo me Inzaghi è cresciuto in tante cose in questi anni, è cresciuto anche con la guida di questa dirigenza, che pure la dirigenza non è perfetta e ha commesso degli errori, assolutamente, chiarissimo, ma Inzaghi è cresciuto in tante cose, ma poi per me la curva di crescita di Simone Inzaghi, si sta un attimo abbassando. Questa curva di crescita che prima era molto alta, sempre di più, adesso sta un po' flettendo, sia da un punto di vista tattico, con la famosa ricerca dei piani B, abbiamo visto è bastato in qualche c'è stato l'accenno con Zalewski, non molto altro, secondo me, almeno nell'ultimo periodo. Quindi, da un punto di vista tattico, questa curva di crescita si è un pochino fermata, ma anche da un punto di vista comunicativo. Prima della finale di Champions, per me, ha provato a fare un po' il Mourinho, questa cosa con il gruppo non gli è uscita benissimo e non ha risposto benissimo, probabilmente. Per cui anche Inzaghi, secondo me, deve crescere, deve tornare a migliorare su diversi aspetti. Poi, chiudo, il tracollo che c'è stato da aprile in poi per l'Inter con il picco di Barcellona e diverse brutte figure nel mezzo, è legato, questa è la domanda che ci stiamo facendo in questo momento tutti quanti, questo tracollo è legato ad una rottura con lo spogliatoio? È legato magari anche al pressing dall'Arabia Saudita con gli incontri che ci sono stati a Milano? Se è così sarebbe difficile andare avanti con Inzaghi, anche se, come dicevo in un'altra trasmissione, anche Cooper è stato confermato dopo il 5 maggio del 2002. Quindi, se Inzaghi se ne andrà, comunque questo ciclo, come diceva giustamente il nostro Matteo nel club che saluto, rimarrà forse uno dei più grandi what if della storia dell'Inter, nel senso che cosa sarebbe stato, ecco, se l'Inter avesse potuto fare investimenti aggressivi in questi anni. Non ci resta che aspettare, vi porteremo nuovi aggiornamenti in diretta alle 19:30 come sempre, ne riparleremo poi anche nel club di Passione Inter dove questa volta l'appuntamento del lunedì è spostato a martedì 3 giugno dalle 22, quindi nel club di Passione Inter ci sarà un appuntamento esclusivo in cui io vi invito perché commenteremo appunto quello che emergerà da questo vertice, da questo incontro. Nel frattempo passioneinter.club è la community per veri interisti che vi aspetta con tanti interisti da tutto il mondo per analizzare tutto quello che sta succedendo in queste ore, quindi io vi ringrazio anche perché abbiamo raggiunto il record storico di abbonati nella finale di Champions League nonostante il risultato e per questo vi ringrazio doppiamente. Vi aspetto nel club, vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.